benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare questa splendida ed elegante pochettina. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio i link in descrizione. Per realizzare questo progettino mi sono munita del filato Tylurex di Casa Tessiland nella variante Oro Oro per andare sul sicuro, una chiusura, una catena dorata, dei ponticelli, il numero 3,5 di uncinetto ed ho fatto una piccola furbata. Vi ricordate la rete preformata di Casa Tessiland? Quella nello specifico rettangolare? Ce n'è solamente una misura. Che cosa ho fatto? Tempo fa ne ho acquistata una e ne ho ritagliato il cartamodello. Così, dopo un po' di tempo, ho acquistato sempre dal sito Tessiland la rete non preformata, quindi quella rettangolare, e da quella ho ricavato la mia sagoma. In questo modo posso andare a recuperare anche dei piccoli pezzettini e con un solo foglio crearmi più di una pochette. Detto questo, direi che possiamo iniziare con il tutorial. Ah, dimenticavo anche uno scampolino di stoffa, naturalmente, per andare a foderare la nostra borsa. Il multiplo di lavorazione di questo progetto è 4 e questa volta non andremo a lavorare direttamente sulla rete, in quanto ho scelto proprio una rete rinforzante con i fori piuttosto larghi. Quindi andremo a realizzare la nostra base, il nostro corpo borsa come pannellino e successivamente andremo ad incorporarlo alla rete. Intanto iniziamo, prendo anche il cartamodello per agevolare la comprensione. Inizieremo con una catenella che arrivi alla misura della nostra scocca, in questo caso 19 cm. Mi raccomando, rispettiamo il multiplo di 4. Mi sono servite 28 catenelle. A questo punto entro nella prima disponibile con una maglia bassa, seguita da altre 2, una in ogni punto, quindi 3 maglie basse di ritorno. Nella quarta filo sull'uncinetto, vado a realizzare 4 maglie alte chiuse insieme, 1, 2, 3 e 4. Ho 5 asoline, chiudo tutto insieme in questo modo e realizzo una catenella a bloccare. Dopodiché proseguo nel punto successivo di base con una maglia bassa seguita da altre 2, quindi 3 maglie basse, filo sull'uncinetto. Nella quarta ripeto 4 maglie alte chiuse insieme, 5 asoline, chiudo tutto insieme, catenella, e vado avanti in questo modo: 3 maglie basse e un punto nocciolina. Vediamo come concludere la riga. Arrivati alla fine mi restano 3 punti dove vado a lavorare 3 maglie basse, uno in ogni punto. Ed eccoci. La nostra prima riga di lavorazione è completata. Adesso dobbiamo realizzare una riga di ritorno interamente a maglia bassa, quindi senza eseguire le nostre noccioline. Punto su punto, io come sapete non eseguo mai la catenella per voltare e vado a realizzare le mie maglie basse lavorando punto su punto. Nel caso della nocciolina naturalmente andremo nella catenella. Completata la nostra riga di maglie basse, voltiamo il lavoro e andiamo ad alternare le noccioline. Come vedete qui io avevo realizzato 3 maglie basse e poi la mia nocciolina. In questo caso, volendole alternare, realizzerò solamente una maglia bassa e partirò immediatamente con la mia nocciolina, che viene eseguita nella stessa maniera, quindi con 4 maglie alte chiuse insieme. A questo punto non faccio altro che proseguire esattamente come nella riga precedente, con 3 maglie basse, 1, 2, 3 e un'altra nocciolina. Le mie noccioline iniziano ad alternarsi, vedete, 1, 2 e 3. Proseguo fino alla fine della riga, che poi volto e giro con
una riga di punti bassi. Questo perché la nocciolina va lavorata sempre sul rovescio, come vedete, in modo che poi, una volta voltato il lavoro sul dritto, abbiamo la nostra protuberanza. Quindi abbiamo una prima riga con 3 maglie basse e la nocciolina, ritorno a maglia bassa, una seconda riga con una maglia bassa e una nocciolina, ritorno a maglia bassa. Dopodiché alterniamo queste righe, quindi torneremo di nuovo a realizzare 3 maglie basse e una nocciolina. Protraiamo la nostra lavorazione fino ad arrivare dove iniziano le nostre alette, i nostri laterali. Siamo giunti al punto in cui dovremo iniziare a strutturare laterali e fondo. Per una questione di comodità anche nell'appoggio poi della borsa ho deciso di strutturarli a punto basso. Quindi una volta arrivati al nostro limite strutturiamo una catenella volante. Io ho impiegato 16 catenelle per raggiungere l'altezza del mio laterale e quindi poi sono andata a ritroso a maglia bassa lavorando punto su punto anche nel corpo borsa. Al termine del corpo borsa ho strutturato altrettante catenelle, quindi altre 16, e poi ho proseguito in righe di andata e di ritorno a maglia bassa lavorando i punti come si presentano fino a raggiungere l'altezza del mio laterale e quindi del mio fondo. Una volta raggiunta questa altezza ho ricominciato la lavorazione esattamente come nella parte inferiore, partendo naturalmente dove ho lasciato i miei punti nocciolina. Procedo fino a raggiungere, in questo caso, l'altezza del mio cartamodello. Una volta fatto questo avremo di fatto strutturato interamente il nostro corpo borsa. Ottenuto il nostro corpo borsa, lo dobbiamo andare ad assemblare alla rete, punto su punto, piano piano, senza alcun timore di tirare la lavorazione. Vedete infatti che la mia lavorazione rimane un pochino più piccina della borsa, nonostante abbia preso le misure, ma questo è dato poi dal punto. Vado semplicemente a stirarla un pochettino, vedete? E vado ad incorporare. Comincio, punto su punto, quadretto su quadretto, a collegare il mio corpo borsa con un punto basso, così, alla rete. Procedo in questo modo per tutto quanto il perimetro. A questo punto dobbiamo andare ad incorporare la parte inferiore della chiusura prima di andare a foderare, vedete? Simulo un assemblaggio e individuo il punto dove andare a inserire la chiusura. Ora devo centrarla e per farlo, come al solito, prendo la parte posteriore. Per farlo misuro la lunghezza complessiva, tolgo la lunghezza della mia chiusura e vado a dividere per 2. Trovo il numero di centimetri perfetto che devono intercorrere tra l'inizio della mia pochette e l'inizio della chiusura, la fine della chiusura e la fine della pochette. Incorporata la parte inferiore della chiusura, è il momento di foderare la nostra borsa. Per foderare la mia borsa vado a tagliare uno scampolo di stoffa a forma che ecceda di 1 centimetro perimetrale la mia scocca. Una volta fatto questo vado a piegare su se stessa la mia stoffa e vado a fissarla per tutto il perimetro con delle pinze per farla stare ferma. Ora lo farò poi off camera, però adesso per farvi vedere la fisso lungo il perimetro. Prendo poi ago e filo e come vi ho sempre insegnato, prendo trasversalmente la porzione di cordino in questo modo e la porzione di stoffa interna, quindi non vado a far vedere poi il filo quando lo lavoro. Entro sempre in maniera trasversale in questo modo e così, una volta stretto poi il punto, non si vedrà assolutamente nulla. Procedo in questo modo incorporando tutta la stoffa all'intero corpo borsa. E siamo arrivati all'assemblaggio della nostra pochette. Prendiamo il filato di lavorazione, una lunga codina e il lago da lana. Dobbiamo andare a creare una cucitura prendendo soltanto la costina interna di ciascuno dei nostri pannelli e replichiamo questo tipo di cucitura che rimarrà invisibile per 4 volte. Il consiglio che vi do
è quello di far passare il filato di lavorazione tra una parte e l'altra attraverso appunto la lavorazione stessa, in modo da non dover tagliare tante volte il nostro filo. Concluso il procedimento, andiamo ad applicare infine la parte superiore della nostra chiusura e la catena da entrambi i ponticelli. Ed ecco qua il nostro progetto terminato, una pochettina di tutto rispetto, molto molto elegante, di tutto punto, foderata. Come vedete, infatti, abbiamo una rifinitura davvero interessante ed invisibile, perché le cuciture, come sempre col mio metodo, non si vedono. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, vi invito come sempre a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social. Vi lascio il link in descrizione. Come al solito vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento a lunedì prossimo con un nuovo tutorial.